Oggi vi volevo parlare di una persona speciale, Aaron Swartz. Quando gli hanno dedicato un documentario l'anno scorso, nel 2014, l'hanno intitolato The Internet's Own Boy, il pupillo di Internet. È molto difficile mettere Aaron in categorie precise. È stato un attivista, un programmatore, un ricercatore. Io aggiungerei sicuramente un hacker, in senso buono, e un intellettuale, uno scrittore. È più semplice però fare una lista, per quanto tecnica, di progetti a cui lui ha collaborato. Sono decine e decine. Aaron a 14 anni era nel gruppo che scrisse l'RSS, magari a voi non dice molto, ma era ubiquo nella blogosfera fino a 10 anni fa. E costruì a 15 anni le Creative Commons occupandosi della parte tecnica. Oggi le Creative Commons sono circa in 1 miliardo di contenuti, sono delle licenze libere che rendono il copyright più flessibile e aperto. Sono per esempio la licenza di Wikipedia. Aaron a 20 anni diventa un piccolo start-upper, costruisce una cosa, cofonda una cosa chiamata Reddit, diventa milionario da un giorno all'altro. Però Aaron sinceramente non fregava tanto dei soldi o della fama, continua a fare quello che ha sempre fatto, costruire un internet libera, aperta e collaborativa. Collabora con Internet Archive e Open Library, 2 biblioteche digitali che stanno letteralmente salvando il web, preservando terabyte e terabyte di internet che altrimenti andrebbe perduto. Sono archivi di memoria digitale. Diventa uno dei protagonisti della lotta contro SOPA, una legge bavaglio che qualche anno fa costrinse persino Wikipedia a fare sciopero, a andare in blackout, perché avrebbe limitato enormemente la libertà di espressione su internet. Quello che in Aaron assolutamente colpisce è una straordinaria, formidabile e feroce curiosità. Aaron, ce lo dice lui stesso nel suo blog, era capace di leggere fino a 150 libri all'anno, tutti saggi, dall'economia alla teoria politica, alla storia dell'educazione, all'informatica. Girava con il Capitale di Marx sotto braccio a 16 anni. Aaron, e questo ce lo racconta suo fratello in un momento molto toccante del documentario che dovete assolutamente vedere, aveva imparato ad imparare prestissimo. Ci racconta sua madre che a un certo punto lei stava cucinando e un Aaron, aveva 2 anni e mezzo, era seduto nel seggiolone e lesse l'avviso sul frigo che lei aveva appena attaccato con le calamite. Aaron però scopre una cosa importante, questa sete di conoscenza ha uno specchio, ha un suo doppio, cioè fame di conoscenza diventa fame di condividere conoscenza, perché la conoscenza deve essere condivisa. Se guardiamo ai progetti di Aaron, vediamo che sono tutti strumenti e tecnologie per l'accesso all'informazione. Internet Archive preserva la memoria, l'RSS permetteva ai blog di sincronizzarsi, le Creative Commons sono un copyright e quindi rendono accessibile alle persone il contenuto creativo. L'accesso all'informazione nasce da un concetto estremamente semplice ma fondamentale per quanto banale, cioè che l'informazione è potere. Informazione è potere che noi, basta pensarci un secondo, troviamo ovunque, troviamo nelle scuole, nelle biblioteche, nelle università. L'informazione è potere, lo diceva Don Milani, lo diceva anche la Montessori, cioè dare accesso all'informazione alle persone vuol dire compiere un atto democratico. La nostra democrazia letteralmente si basa sul dare accesso all'apprendimento, all'educazione. Senza questo non c'è democrazia. È un atto di empowerment, di abilitazione dell'altro. Il fatto che Aaron arriva a questo da genio qual è? Arriva a questo dal suo retroterra culturale, che è quello dell'hacker, l'hacker come costruttore, non come distruttore. Quando conosci il codice e hai le competenze per leggerlo, puoi modificarlo, puoi renderlo tuo, puoi fargli fare quello che vuoi. Quindi spiegare il mondo diventa una condizione necessaria per piegare il mondo, per renderlo malleabile, per poterlo modificare. Rendere il mondo un posto migliore presuppone un accesso a questa informazione. E quindi se tutte le istituzioni sono sociali, sono fatte da persone, quindi fondamentalmente sono cultura, quindi fondamentalmente sono fatte di parole. Tutto diventa hackerabile nel momento in cui
conosci il codice e sai come si modifica. Ma questa cosa non la fai da solo. Se rendi il mondo open source ad accesso aperto, tutti potranno aggiustarlo. Rendere il mondo un posto migliore non diventa un atto singolo di eroismo, ma diventa un atto di costruzione collettiva. Nel 2011 Aaron si interessa a questa cosa che si chiama Open Access, un grande movimento per l'accesso libero alla letteratura scientifica. Il mondo della letteratura scientifica, magari c'è qualche universitario in sala, è un mondo assolutamente caotico e controverso e contraddittorio. Pochissimi grandi editori hanno le chiavi del potere, rendendo scarso ciò che scarso non è, cioè l'informazione scientifica. E Aaron si appassiona al tema, scrive questa cosa che si chiama Open Access, Guerrilla Open Access Manifesto, lo scrive tra l'altro qui in Italia. Le prime frasi era l'informazione potere. Aaron scarica decine di migliaia di articoli, centinaia di migliaia di articoli da un database accademico, JSTOR. Viene beccato. L'FBI lo aveva attenzionato. Un hacker di tale genio sicuramente non passa inosservato. Capisce che è la sua opportunità per fare di Aaron un esempio. Vogliono dargli una condanna esemplare per mostrare a tutti gli hacker là fuori che il mondo non si cambia con un paio di righe di codice. Aaron viene fatto oggetto di una vera e propria persecuzione giudiziaria per aver scaricato centinaia di migliaia di articoli da un database accademico, e poteva farlo, però non in tale scala, e gli vengono contestati atti di pirateria informatica. Rischia fino a 35 anni. Spende milioni di dollari in questa causa legale e viene equiparato né più né meno che a un terrorista. 2 anni dopo il suo primo arresto, Aaron si impicca in casa sua a New York. Aveva 26 anni. Il punto è che il potere lo sa che l'informazione è potere. E se decidi di essere l'ingranaggio che ferma il sistema, questo ti schiaccerà con tutta la forza combinata degli ingranaggi attorno a te. È una cosa che abbiamo già visto recentemente con Edward Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange, tutti casi diversi eppure simili, gente che voleva dare accesso all'informazione, per quanto controversa. Vorrei farvi vedere adesso un minuto dall'ultima intervista di Aaron Swartz, pochi mesi prima di morire. Follow that up, like personally, how do you feel the fight is going? I guess it's up to you. I know, but we gotta Mancano i sottotitoli, adesso arrivano. And so, just to follow that up, like personally, how do you feel the fight is going? I guess it's up to you. I know, but we gotta There's sort of these two polarizing perspectives, right? Everything is great. The internet has created all this freedom and liberty and everything's going to be fantastic. Or everything is terrible. The internet has created all these tools for cracking down and spying and controlling what we say. And the thing is, both are true, right? The internet has done both. And both are kind of amazing and astonishing. And which one will win out in the long run is up to us. It doesn't make sense to say, oh, one is doing better than the other. They're both true. And it's up to us which ones we emphasize and which ones we take advantage of, because they're both there and they're both always going to be there. Aaron dice qui una cosa banale quanto fondamentale. Ci sono due prospettive polarizzate di Internet. Internet è orribile, è una piattaforma di spionaggio di massa, viene utilizzato per spiare, per controllare, per opprimere. Invece c'è un'altra prospettiva. Internet è fantastico, libera, un posto di totale libertà di espressione. In realtà queste cose sono uguali, sono vere entrambi, sono cose che coesistono allo stesso modo. Internet è troppo complesso per essere una cosa sola. E Aaron dice una cosa importante, it's up to us, dipende da noi quello che vincerà, perché Internet sarà sempre questa cosa complicata. E io volevo finire non con parole mie perché non ne ho, ma con parole di qualcuno più bravo. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui.
l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. 2 modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Grazie.